Per costruire una Koopa Coop ci vogliono un contenitore, tessuto di varia grana, sottile, comunque abbastanza resistente, una cannuccia del tipo canna italica e una fascetta metallica, plastica o anche uno spago o quello che ci ritroviamo in casa. Entriamo ora nel dettaglio della costruzione di una Koopa Coop. Prendiamo il contenitore, in questo caso un tubo cilindrico, plastica, anche abbastanza leggero. Lunghezza potrebbe essere variabile a seconda del gusto e a seconda di quello che riusciamo a reperire. Stoffa resistente, sottile, spessa, dimensione proporzionata al contenitore, con la possibilità di poterla tirare per i lembi quando andiamo a fissare la pezza. E cannetta, esemplare di canna italica, possibilmente già un po' stagionata, con la superficie liscia. Dopodiché andiamo praticamente a eliminare tutti i residui del fogliame, compreso anche l'attaccatura della foglia all'altezza del nodo, in maniera tale da avere una superficie liscia e scorrevole senza ostacoli, tranne che per quello che decidiamo sarà il primo nodo, quello cioè dell'attaccatura della canna sulla stoffa. Evitiamo di allisciare la superficie, ma anzi prendiamo il nodo, prendiamo un coltellino e ne accentuiamo il gradino già naturale presente in maniera naturale sulla canna e andiamo appunto a creare questa piccola scalanatura dove apporremo un paio di giri di spago sottile. Nel momento in cui andiamo a porre la stoffa sulla cannetta, fissiamo con un altro spaghetto dall'esterno, facendogli almeno un paio di giri. Dicevo, abbiamo la possibilità di tenere fissata in maniera abbastanza affidabile la canna sul tessuto. Una volta fatta questa operazione, provvediamo a eliminare tutte le pieghe che si creano nel momento in cui fissiamo il tessuto alla cannetta. La stoffa, che da questo momento in poi diventa una vera e propria membrana, infatti se parliamo di tamburi a frizione parliamo nello stesso tempo anche di membranofoni, la membrana è quella che poi diventa la pelle sul tamburo, diventa un materiale che in seguito alla percussione dovuta alla frizione e non alla percussione della mano, non esclusivamente della mano della bacchetta, ma alla frizione della mano, andiamo a fissare la membrana. In questo caso sto utilizzando una fascetta metallica. Cominciamo l'installazione, il montaggio della stoffa. Con la fascetta metallica l'operazione è abbastanza agevole, perché semplicemente tiro un po' la membrana, poi man mano stringo la fascetta e a questo punto entra in scena l'acqua. L'acqua è un elemento importante sia per la vita dell'essere umano sulla Terra, ma anche per la vita della Koopa Coop. Senza acqua non c'è Koopa Coop, non c'è suono, non c'è frizione. L'acqua mi consente di far scivolare la mano sulla cannetta e mettere in vibrazione la membrana. L'acqua mi serve per creare una tensione omogenea sul tessuto, in quanto con la pellicola di acqua che si crea sulla membrana io metto in comunicazione tutti i fili di cui è costituita la membrana, per cui si creano le condizioni che si creerebbero se io utilizzassi una pelle animale o sintetica.